Il viaggio che ci accingiamo a fare ci porterà a Nizza passando dal Col di Tenda e percorrendo poi la Valle Roia. In questo modo avremo la possibilità di visitare alcuni dei borghi, ora francesi, che storicamente appartenevano alla contea di Nizza. La giornata sul versante italiano non si presenta bene, tra nebbia e tratti innevati, si prospetta una giornata all'insegna del maltempo. Del resto è una giornata di novembre, e dunque non ci si può lamentare più di tanto. Immancabile l'attesa al Col di Tenda, prima di percorrere il tunnel che ci porta nel versante francese. Essendo tra i primi attendiamo solo qualche minuto e si riparte. Credevamo di trovare un tempo simile a quello lasciato solo alcuni minuti prima in Italia, ed invece ci ritroviamo in una situazione capovolta. Non c'è traccia di neve se non qua e là sulle montagne più alte, non c'è nebbia, e la giornata sembra una di quelle di inizio primavera. Scesi a valle, il fiume Roia incanalato nelle strette gole, si presenta già impetuoso e bellissimo da vedere. Il suo colore grigiastro denota la sua provenienza dalle nevi in discioglimento delle Alpi marittime francesi. Sulla statale siamo in prossimità del paesino di Saorge, detto Saorgio in italiano. Il borgo è abbarbicato su un costone quasi a strapiombo sulle gole del Roia. Lambisce il territorio italiano e dall'aspetto si percepisce la notevole somiglianza con i paesini liguri adiacenti. La storia di questo antico borgo è legato alle vicissitudini della contea di Ventimiglia e della contea di Provenza, fino a diventare parte integrante della contea di Nizza con l'avvento del dominio sabaudo nel XIV secolo. Anche in epoca napoleonica, il borgo ebbe una notevole importanza, dovuta in gran parte alla sua posizione e al forte di cui era dotato. La stessa Paolina Borghese Bonaparte, sorella di Napoleone, vi soggiornò a lungo, ed il piccolo centro vide anche il passaggio del futuro presidente americano Jefferson, che nel 1787 era in viaggio tra Nizza e Torino. Con il passaggio definitivo alla Francia del 1860, si chiude la parentesi sabauda di Saorgio. A livello di testimonianze artistiche sono da ricordare sia il monastero che alcune chiese e cappelle distribuite in tutto il comune. Rimangono visibili anche le tracce del vecchio forte di San Giorgio e dei bastioni che proteggevano il borgo. Ma indubbiamente lo spettacolo più bello è quello dello scenario in cui questo piccolo centro è incastonato. Terminata la breve visita a Saorge, torniamo sulla strada statale e ci muoviamo in direzione Sospel. La giornata è ancora bellissima ed il cielo davvero limpido, tanto che lo sguardo spazia fino alle vallate più lontane. L'arrivo a Sospel, o Sospello in italiano, ci consente di apprezzare alcune delle caratteristiche principali di questo piccolo comune. Il borgo, di origine medievale, è sito sulle sponde delle acque presso la confluenza del fiume Merlanzone nel Bevera. Ed in mezzo al fiume è possibile notare il bellissimo Ponte Vecchio, risalente al XIII secolo, che è stato uno degli ultimi ponti a pedaggio a livello europeo. Il piccolo centro è posizionato a circa 350 metri d'altitudine, alle porte del Parco Nazionale del Mercantour, e confina con la regione Liguria. Anche Sospel, storicamente, si colloca nel quadro delle vicende che lo portarono nei secoli a diventare parte integrante della contea di Nizza, e come tale passò alla Francia dopo le già citate vicende della seconda metà del 1800. Da Sospel riprendiamo il viaggio che ci porterà in prossimità di Nizza, ed in particolare nel comune di Lescarens, o Lescarena in italiano.
Il panorama che si gode dal ponte che si affaccia sul borgo è davvero notevole. Panorama che mette in evidenza sia la presenza di alcune chiese di pregio, che dal punto di vista naturalistico, i boschi di querce, particolarmente folti in questa parte della Francia. La vista sulle case antiche poste sulle rive del sottostante fiume rimandano ai tempi in cui queste vallate erano al centro di una fiorente attività commerciale. Occorre ricordare anche che queste vallate assunsero nei secoli una notevole importanza come via del sale, che permetteva di approvvigionare di questo prezioso prodotto anche le popolazioni piemontesi. Ma ormai è ora di entrare a Nizza. La giornata ancora ci assiste con i suoi colori ed il suo cielo terso, come se all'improvviso quel giorno di novembre fosse diventato solo per noi, piena primavera. Per tuffarci subito nell'atmosfera nizzarda, attraversiamo la Promenade des Anglais e ci godiamo qualche scorcio della città. E dopo il lungo viaggio, ci dirigiamo verso il nostro solito hotel per riposare un attimo ed organizzarci per la serata. Siamo partiti con la nebbia ed il freddo e ci ritroviamo a godere ancora di un timido sole. Ma per quanto fortunati, la giornata non è infinita. Dalla finestra della nostra stanza, assistiamo ad un bellissimo tramonto di cui sembra rallegrarsi anche il piccolo faro, posto proprio di fronte a noi. Una bellissima giornata in viaggio non poteva che regalarci un saluto così bello da parte del sole. Ma ovviamente questo primo giorno a Nizza non è terminato, e ci aspetta una serata da passare nel centro della città. In qualunque stagione la si frequenti, è una città molto vivace e particolarmente movimentata. Non è dunque difficile trovare locali dove rilassarsi prendendo un aperitivo o qualche ristorantino dove dedicarsi alle crudité, per le quali la città non delude gli amanti di questo genere di prelibatezze. Fatto dunque il giro dei posti che di solito ci permettono di immergerci nella movida nizzarda, ci dirigiamo verso Piazza Garibaldi, il nostro eroe nazionale ma nativo di questa città. E proprio qui che ci delizieremo con i piatti di mare del Café de Turenne. Café de Turenne che è uno dei posti più frequentati dagli italiani che vengono a Nizza per godersi un plateau royal di crostacei. Tolto lo sfizio dei crostacei, non ci rimane che terminare la serata bevendo qualcosa in uno dei tanti locali che si incontrano, per poi fare un'ultima passeggiata per le stradine del centro storico. Una camminata lungo la Promenade des Anglais conclude la nostra serata, e non ci rimane che raggiungere il nostro hotel, fermandoci ogni tanto in prossimità del porto, per sentire il profumo di salmastro che da lì proviene. Questa giornata intensa e bellissima è terminata. Al risveglio, anche il nuovo giorno sembra regalarci una giornata di bel tempo, ma questa è una storia che racconteremo magari in un altro video. Speriamo che questo vi sia piaciuto e se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Andalas. Anche un mi piace ed un commento sarebbero graditi. Grazie ed arrivederci al prossimo video.